Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di aprile 2026. Abbiamo la carta del Papa, amici del Leone. Può essere un momento di ufficializzazione per qualcuno, può essere un momento di compromesso o se siete in una relazione da un po' di tempo potrebbe anche far riferimento ad una guida, ad un terapeuta. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con un 7 di coppe. Gli amanti. Abbiamo l'appeso, un 5 di bastoni, il mondo, 10 di bastoni e 9 di coppe. Wow! Direi che sono delle carte abbastanza belle, ragazzi. Adesso andiamo a vedere l'evoluzione della vostra energia nel mese di aprile, che è questa. Quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e non importa quale sia il legame, se vi conoscete, se vi state proprio frequentando, se magari siete in una relazione non definita, clandestina, difficile, non importa. È l'evoluzione energetica del periodo della vostra persona di interesse. Allora, partiamo con questo 7 di coppe al contrario che mi sa tanto di disillusione. Come se a qualcuno, guardate la luna, sì, può esserci qualche cosa inerente al passato che vi ha deluso o disilluso. C'è anche un 6 di spade, ragazzi, quindi può far riferimento, perché di solito il 7 di coppa è una carta di proiezioni, cioè quello che noi pensiamo e proiettiamo, no? Sono un po' le illusioni. E qui abbiamo questo 6 di spade come se si fossero lasciati indietro certi sogni, certe appunto illusioni, certe aspettative, potrebbero anche essere certi obiettivi, certi risultati. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Papa e 10 di bastoni. Allora, devo dire che la carta degli amanti così d'amblè, qui avete anche un re di pentacoli, può effettivamente far riferimento a una persona, ad una conoscenza, a un qualche cosa che può iniziare, secondo me, già a inizio mese. Io credo che potrebbe essere proprio una relazione in equilibrio con la carta degli amanti, di fatto parla di amore corrisposto, di armonia, del grande sentimento e in più c'è un papa che avete già qui, quindi può esserci come una relazione che inizia già in modo ufficiale o già diciamo in modo, mi viene da dire spirituale con questo papa. Può essere una connessione anche da un punto di vista spirituale, non necessariamente romantico.
Andiamo a vedere l'appeso, perché si è girato al contrario, ragazzi, quindi è come se qualche cosa potesse essere smosso. Abbiamo un 3 di spade e un 4 di pentacoli. Io sento che qualcuno ha bisogno di staccarsi da questo 3 di spade. Qui c'è un attaccamento a quello che può essere uno spirito di sacrificio e qui mi ritorna un po' il 6 di spade, il modo di pensare, quello dove pensate di dovervi sacrificare o quello che pensate di dover sacrificare della vostra vita. Può essere un dolore, una sofferenza, una ferita ancora aperta. C'è come qualcosa qui che con questo appeso mi viene proprio da dirvi questo, è un po' come togliere il tappo. Magari per qualcuno risuona, per qualcuno no, ma l'ho sentito e ve lo dico. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, abbiamo un 10 di spade e un cavaliere di pentacoli. Qui c'è come un taglio con questa sofferenza, perché anche il 10 di spade è una carta di sofferenza, qui avete il 10 di bastoni 2 volte. Probabilmente ci sono dei modi di pensare che voi avete che è il caso, diciamo così, di lasciare indietro, perché creano questo 5 di bastoni, creano come dei conflitti interni. Potrebbero anche essere conflitti esterni, nel senso con questa persona o con il mondo esterno. E il Cavaliere di Pentacoli vi dice di prenderla un po' più bassa, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 9 di spade e un re di coppe. Io credo che qui, ragazzi, perché ci sono tanti 10, c'è il mondo, c'è come da chiudere un capitolo precedente. Credo che qui questo Papa arrivi per dirvi come di diventare i maestri di voi stessi. Il Papa è il maestro, l'insegnante. A parte che qui potrebbe esserci questa conoscenza e vi dico che potreste essere come l'uno il maestro o la maestra dell'altro per certi aspetti della vita. Nel vostro caso sento che è molto legato al modo di pensare, a qualche cosa che è successo nel passato e a questo tipo di attaccamento che avete o allo spirito di sacrificio o alla sofferenza o quello che è. C'è come un attaccamento qui. E il mondo anche. Il mondo mi dice che è ora come di chiudere un capitolo. Devo anche dire che secondo me, perché il re di coppe in realtà è una persona che ha già maturato, che ha già fatto un lavoro da un punto di vista emotivo, è una persona che è in grado di maneggiare le proprie emozioni, è una persona equilibrata, è un'energia, come vi posso dire, matura, è un po' la stessa, è uno degli arcani minori del Papa, in effetti, perché può rappresentare anche un maestro spirituale, un terapeuta, qualcuno che comunque secondo me questa connessione non mi è chiaro se sarà già fisica o no, però è una connessione di tipo spirituale che secondo me può farvi come chiudere questo capitolo. Andiamo a vedere 10 di bastoni, perché avete tanti 10 anche, 10 di bastoni qui, 10 qui, 10 qui, il mondo. Fante di pentacoli. E 3 di coppe, datemi una carta per questo 3 di coppe. 8 di bastoni. Credo che ci sia un po' da reimparare a comunicare, a divertirsi, a condividere, ad avere come degli obiettivi. Possono essere vostri, chiudendo questo capitolo, o potrebbero essere obiettivi magari anche solo di tipo spirituale con questa persona o obiettivi più concreti.
Però io qui ho proprio la sensazione che... Allora, quello che mi dicono queste carte è che in un certo senso festeggerete senza dire niente, senza dirvelo, senza comunicarlo, senza che ci sia una qualche verbalizzazione del punto in cui siete. Io credo che potrebbe essere una relazione dove entrambe vi stimate. Andiamo a vedere il 9 di coppe perché è una bellissima carta, è una carta di grande appagamento emotivo. Oh, scusate, non ce l'ho fatta bloccare la registrazione. Allora, giudizio, morte e 8 di coppe. Io sento che con questo giudizio, ragazzi, arriva come una presa di consapevolezza più grande su, mm, su quali possono essere gli obiettivi futuri nella vostra vita in generale. Vi dico, secondo me è proprio un'evoluzione da un punto di vista molto più alto. È come se questa connessione vi aiutasse a capire la vostra direzione di vita. Vi dico, è una connessione profonda perché c'è la carta degli amanti. Non ho come delle vere unioni, però amanti e papa mi sa proprio di insegnante. Andiamo a vedere le energie dell'altra persona, poi vi dico una cosa. Se mi corrispondono le cose con l'energia della vostra persona di interesse. Allora, quindi non importa il legame che avete con questa persona, se anche fosse solo una persona che avete in testa, va bene, è l'evoluzione della sua energia. Poi comunque io vi consiglio sempre di ascoltare anche il segno zodiacale dell'altra persona, eh. Due di bastoni, 4 di spade. Sette di spade. 3 di coppe. Amanti, 8 di coppe, gli amanti ce li avete già anche voi lì, il 3 di coppe c'è già lì. E fante di bastoni. Allora, devo dire che questa persona è un po' chiusa, ha un po' come di cose da risolvere, secondo me. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Sei di pentacoli e fante di coppe. Datemi una carta per il fante. Appeso. Ho come l'idea che tra voi e questa persona ci possa essere uno scambio in equilibrio, però ho anche l'idea che probabilmente a causa del fatto che questa persona è un po' chiusa, con questo appeso e il fante di coppe, io credo che certi temi non si tocchino. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo Sole, 10 di pentacoli, 9 di spade, 6 di bastoni, 4 di spade e 9 di coppe. Ci sono come dei problemi, delle preoccupazioni per quello che riguarda questa persona, perché ha due volte il 4 di spade, che potrebbero riguardare il fatto di
di dover, non lo so, come l'idea, perché c'è anche un 6 di bastoni al contrario, o come l'idea che ci sia qualche cosa che o non viene detto o non viene, qualche cosa di cui non si parli. C'è un tema qui di cui non si parla o di cui la persona non vuole parlare. C'è qualche cosa che non soddisfa questa persona. Non capisco se è una cosa legata proprio alla sua verità, cioè scusate, alla sua vita, piuttosto che alla relazione. Però andiamo a vedere il 7 di spade. 8 di coppe e 8 di spade. Datemi una carta per l'8 di spade. 10 di bastoni. Ho come l'idea che questa persona pensi di non avere alternativa. È come se si sentisse impotente per certi versi. Però è anche vero che con questo 7 di spade io, e per poi anche un 8 di spade, credo che questa persona non abbia una visione completamente chiara della situazione o della relazione. Perché effettivamente con questo 8 di spade vede un po' la parte negativa, se vogliamo. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Perché vi dico che con questo 3 di coppe la persona potrebbe effettivamente avere un'altra persona. Cavaliere di spade e 8 di pentacoli. Potrebbe esserci un tema col divertimento di questa persona, quello che non vuole dire. Potrebbe esserci qui un tema con la famiglia, eventualmente con dei figli. Per qualcuno è il lavoro. C'è come un qualche tema, scusate, un qualche tema che non si è ancora toccato, qualche tipo di proposta che non si vuole fare o che si è come in attesa di fare. E io credo che sia un tema che preoccupa parecchio questa persona. Potrebbe essere che vi ha anche raccontato delle bugie a tal proposito. Credo più per non scoprirsi, però vi dico giustamente c'è anche questo 3 di coppe e potrebbero esserci altre energie secondo me. Andiamo a vedere la carta degli amanti. 6 di coppe e cavaliere di coppe al contrario. Ripeto un po' l'energia che quello che ho detto all'inizio. Sento come se ci fosse qualche tipo di legame profondo, potrebbe essere spirituale proprio, potrebbe essere un maestro, ragazzi, potrebbe essere il capo, per esempio, o qualcuno, qualcuno che diciamo ha come un bagaglio evolutivo parecchio importante. Potrebbe anche essere una persona che conoscete da tanto tempo, ma con la quale avete un rapporto platonico. Datemi una carta per il cavaliere di coppe. C'è qualcosa qua che non viene di nuovo detto, che non viene offerto, che non viene tirato fuori. Abbiamo un 7 di pentacoli. Io sento che anche se nel mese di aprile questa persona non tirerà fuori questo argomento, sta morendo dentro per parlarne. Quindi secondo me è una persona che potrebbe controllarsi parecchio. E non lo so, dipendendo dal punto di
di conoscenza in cui siete. Se per esempio vi state appena conoscendo, può essere che il tema sia stai vedendo altra gente. Se è un po' che vi conoscete, il tema potrebbe essere l'andare a vivere insieme, oppure non lo so, il tema famiglia, come dicevamo prima. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo la sacerdotessa, sì, c'è da guardare nel lungo periodo, c'è da, diciamo, wow. Allora, sacerdotessa, 2 di coppe, 7 di bastoni e 2 di pentacoli. Io credo che ci sia da, sì, da considerare le cose nel lungo periodo, o perlomeno questo è quello che potrebbe fare la persona nel mese di aprile. Ci sono come delle cose che o lo distraggono o la distraggono, oppure che potrebbero tenere impegnata questa persona e quindi sento che è come fare un po' fatica a gestire le cose ed è per quello che si fa come, cioè questa persona fa come una valutazione nel lungo periodo. Tenete presente che l'otto di coppe ce l'ha 2 volte e voi ce l'avete una volta sola. È come se si dovesse cercare qualcosa di più elevato. Ora, non nego che, essendoci un 3 di coppe, questa persona potrebbe dover essere in una scelta ed effettivamente qui abbiamo anche la carta degli amanti che come uno dei significati di questa carta è il scegliere per amor proprio. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mago e regina di spade. Guardate, vi dirò, sia il fante di bastoni che il mago sono carte di nuovi inizi. Qui la persona ha gli amanti, il 6 di coppe, il 2 di coppe, fatemi vedere che altro. Basta. Che comunque sono carte di forte unione, di forte armonia, di incontro, di solidità, di serietà. È vero che mi sembra quasi che la cosa non sia ufficiale, perché avete sia il fante di coppe che il cavaliere di coppe girati al contrario, però è anche vero che sento un certo grado di profondità importante. Qui c'è come un nuovo inizio, qui c'è un forte appagamento di quello che è, se vogliamo, l'insieme. Quindi ragazzi io sento che con questa carta del Papa è facile che nasca un qualche tipo di connessione molto spirituale nel mese di aprile che vi darà come una visione nel lungo periodo. Ora, non so se questa visione è tra di voi oppure se semplicemente questa persona per voi sarà come un maestro, un terapeuta che vi farà vedere la vita da un altro punto di vista o le relazioni da un altro punto di vista. Io credo che possa nascere veramente qualcosa di bello. È proprio qualcosa di elevato perché avete tanti 8 di coppe. Allora, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo cos'altro vi consigliano. Amore, amore incondizionato, amor proprio, affetto, attrazione, passione. Quindi ragazzi è proprio un bel mese quello di aprile, eh? Ok, qui avete la carta della benedizione e questa carta vi dice che qualsiasi cosa voi stiate affrontando siete assistiti dalla benedizione delle fate e vi ricordano che anche voi potete benedire, benedite la vita, benedite tutto quello che toccate, mangiate e fate tutti i giorni, benedite anche il corpo perché noi non ce ne rendiamo mai conto, ma soffre un sacco di roba, soprattutto a livello emotivo e mentale.
ringraziate anche la mente e il cuore che vi sostengono. Celebrazione, e qui vi dicevo che qui potrebbe essere sia una questione legata ai divertimenti, sia una questione legata alle questioni a tre, però qua vi dice, tienti pronto a celebrare perché è tempo di ballare e giocare. Un invito è sulla via. Potrebbe proprio essere quello, questi due figure di coppe che non osano, non vi fanno questa offerta. Potrebbe anche essere appunto il non affrontare un problema, un tema, ehm, però comunque sento che, ragazzi, è un bellissimo mese. Mi racconterete poi nei commenti, mi raccomando. Io spero che la lettura comunque vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti, e per fare lo stesso lavoro ma come autodidatti vi basta semplicemente abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, solo che in più ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, come crescita personale, come curiosità anche, come terapeuta, insomma. Io lo sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, per darvi un'accelerata, diciamo così. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ah no, scusate, le copertine, le playlist sono 4 e sono numerate, ok? Quindi andrebbero viste in ordine cronologico proprio perché è stato studiato come una scuola. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!